Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale Segreti da Chef. Oggi vado a fare, dopo alcuni giorni di esperimenti, la cotoletta di vitello fritta in CBT. Mi direte, ma com'è possibile fare una cotoletta di vitello fritta cotta in CBT? Vedrete, con la doppia tecnica della cottura in CBT e la frittura otterremo una carne morbida e cotta al punto giusto. È una frittura veramente leggera che non fa troppo male come quelle fritture aggressive. E oltre alle cotolette andiamo a fare anche delle patate fritte sempre cotte in CBT. Ora andiamo a vedere come procedere, perché il processo è un pochettino più lungo del solito. Per questa ricetta ci serviranno una lombatina di vitello. In questo caso l'ho presa con le ossa perché con le ossa ci voglio andare a fare la demi-glace per un'altra ricetta. Poi le patate, dell'acqua gassata e una soluzione 40-40. La soluzione 40-40 non è altro che 40 g di sale, 40 g di zucchero, 1 litro d'acqua. Prima di tutto andiamo a pulire la carne. Andiamo a togliere dalle ossa. Queste ossa, come detto, le andrò a utilizzare per fare la demi-glace. Con questa demi-glace potremo andare a condire un arrosto, potremo andare a fare anche un piatto di pasta con una demi-glace di vitello. Quindi vado a togliere qua, raschiando dalle ossa, vado a togliere tutta la carne. Questo lavoro, se non lo volete fare voi, lo potete far fare direttamente anche dal vostro macellaio, gli dite solo che volete il lombo del vitello. Lombo del vitello perché la vera cotoletta alla milanese è fatta con la bracciola di vitello, con l'osso e tutto, che in teoria potevo anche andare a fare una cosa, la potevo anche andare a fare intera. Con le ossa e tutto, però come ho detto voglio fare questa demi-glace per fare un altro piatto. La demi-glace la faccio semplicemente con gli scarti di queste ossa, gli scarti di questo pezzo, quindi le ossa. Gli andrò ad aggiungere sedano, carote e cipolla. Poi gli andrò ad aggiungere degli odori che possono essere, quindi questa qua adesso la teniamo qua da una parte, possono essere l'alloro, il ginepro, il pepe in grani. Allora a noi ci serve solo questa parte qua, quindi vado a tagliare anche così. Il grasso in eccesso lo taglio perché un po' di grasso è buono da tenere dentro. Comunque, se volete vedere come si fa la demi-glace, vi lascio qua sotto in descrizione e qua sopra nel video, vi lascio il link del video della demi-glace che avevo fatto. Allora andiamo a pulire bene qua perché ci sono delle ossicine. Lasciamo tutto lì per fare la demi-glace. Questa ricetta, guarda caso, proprio questa settimana me l'aveva chiesto un mio follower, mi aveva chiesto se avevo fatto, mi aveva commentato sotto un video e mi aveva chiesto se avevo fatto, perché se avevo nel canale per caso una ricetta con la cotoletta in CBT. E gli ho appunto risposto che ci stavo lavorando, perché effettivamente ci stavo lavorando e ho fatto parecchie prove prima di arrivare a un punto che mi soddisfaceva e potevo proporvelo nel canale. E quindi andiamo avanti così. Le metto dentro un contenitore e quindi a questo punto ve la voglio proporre. Allora mettiamo dentro un contenitore, apriamo l'acqua gassata, mi raccomando l'acqua gassata fredda, e andiamo a sanificare il pezzo di carne con l'acqua gassata. Lo mettiamo qua dentro
copriamo tutta la carne e lasciamo qua per 10 minuti. Lo copriamo e lo appoggiamo in frigo. Appoggiamo in frigo anche queste carcasse e questi scarti del vitello per fare la demi-glace. E ora andiamo a fare le patate. Prima di tutto le patate le andiamo a sbucciare. Se prendete e trovate le patate rosse, che sono anche più buone, le potete semplicemente lavare e lasciare con la buccia. Queste qua cominciano ad essere un po' vecchiotte, non sono particolarmente adatte, però non ho trovato di meglio, ma comunque viene bene anche con queste. La patata migliore sarebbe la patata farinosa o la patata con la buccia rossa per fare queste cose. Patata con la buccia rossa è molto buona anche da fare arrosto. Comunque in generale tutte le patate farinose le andiamo a sbucciare tutte, poi gli andiamo a dare una bella sciacquata e poi cerchiamo di tagliarle a fiammifero regolari. Bene, a questo punto andiamo a sciacquare le patate e le andiamo a tagliare a fiammifero, cercando di fare dei tagli più regolari possibili per fare in modo che avremo una cottura più regolare, più omogenea. Magari queste parti qua le possiamo tagliare e mettere in un sacchetto a parte. Allora questo sotto mi scivola, quindi lo faccio da 2, scivola tutto, la patata ancora c'è molto amido, quindi è meglio farle uno per volta, uno per non rischiare di tagliarsi e 2 per farle tutte uguali. Questo è un lavoro da fare, da dedicarsi più tempo, dobbiamo cercare di farlo il più preciso possibile. Dopodiché le mettiamo in acqua per fargli perdere l'amido e andiamo a tagliare anche tutte le altre. Altrimenti questi scarti qua li possiamo anche cuocere da una parte, farli e fare una crema per fare altre ricette. Tipo adesso sto lavorando con un'altra ricetta con del pesce e magari lo potrei proporre una cremina di patate col pesce. Quindi non scartiamo mai niente, cerchiamo di recuperare sempre tutti gli ingredienti per una sostenibilità ambientale e per un fattore economico. E comunque ricordatevi sempre che la cottura a bassa temperatura ha un calo peso decisamente inferiore rispetto alle cotture tradizionali. Procediamo così fino a quando non abbiamo finito di tagliarle tutte. Queste dosi che ho preparato della carne, il pezzo di carne con l'osso e tutto era 1 chilo circa, quindi togliendogli l'osso arriviamo a circa 600 grammi di carne, mettiamo mezzo chilo. Poi queste 7 patate qua, considerando che abbiamo un po' di scarto, quindi lo scarto viene fuori un'altra patata, tagliato 6 patate a fiammifero, quindi in totale, senza considerare lo scarto, e questa ricetta è per 4 persone. Vedete l'acqua, la patata sta cominciando a perdere l'amido e l'acqua diventa torbida. Andiamo a finire di tagliare anche l'ultima patata. Queste poi le mettiamo da una parte, le mettiamo in una ciotola a bagno da un'altra parte e queste le andiamo a sciacquare sotto l'acqua corrente. Scogliamo quest'acqua che è molto torbida.
e le sciacquiamo con l'acqua fredda corrente. Giriamo, dobbiamo fargli perdere il più amido possibile, quindi le scogliamo ancora. E le lasciamo qua nell'acqua corrente per una ventina di minuti. L'altra soluzione è riempire d'acqua, lasciarla qua e ogni 10-15 minuti venirla a girare e cambiargli l'acqua. Sono trascorsi 10 minuti, tirate fuori dal frigo. Questo processo serve per acidificare, sanificare e rendere il pezzo di carne più vivace nel colore. Quindi lo appoggiamo qua, tiriamo fuori, appoggiamo qua, buttiamo via quest'acqua gassata che non va più bene, gli ho dato uno sciacquo, rimetto dentro la carne e gli metto la soluzione 40-40, ricopriamo e in frigo per 24 ore. Dopo svariati risciacqui l'acqua è diventata pressoché chiara, trasparente, quindi per l'ultima volta andiamo a scolare, le andiamo a mettere ancora acqua fredda e anche queste in frigo per 24 ore. Trascorse le 24 ore andiamo ad attaccare il runner, lo impostiamo a 54 gradi per 3 ore, aspettiamo che si riscalda. Nel frattempo andiamo a mettere sotto vuoto la nostra rombatina di vitello. La tiriamo fuori dal frigo, poi la prendiamo e la mettiamo ad asciugare nella carta assorbente. Quest'acqua qua la buttiamo via, la tamponiamo asciugandola da tutta l'acqua in eccesso, la mettiamo nel sacchetto sottovuoto, gli aggiungiamo solo un goccino d'olio e la andiamo a sottovuotare. Ora non ci resta che aspettare che il runner arrivi a temperatura. Arrivato a temperatura, immergiamo il lombo e aspettiamo il termine cottura. Nel frattempo che si cuoce il lombo di vitello andiamo a mettere anche le patate sottovuoto, appena tirate fuori dal frigo, belle fredde anche loro. Vedete, avete visto l'acqua tutta chiara, hanno perso tutto l'amido e sono diventate dure, quindi le prendiamo e le andiamo a mettere in un torcione per asciugarle. Le stendiamo bene, rotoliamo un po' per asciugarle il più possibile. Ci prepariamo 2 sacchetti sottovuoto rigirati e andiamo ad aggiungergli il burro, un po' in uno, un po' nell'altro. Adesso riapriamo le patate, le mettiamo nel sacchetto, cerchiamo di dividerle in parti uguali nei 2 sacchetti, le stendiamo e controlliamo anche che siano più o meno della stessa quantità, dopodiché rigiriamo, schiacciamo bene per metterle tutte in pari e andiamo a condizionare sottovuoto. Fatto anche il secondo, li andiamo a mettere in frigo aspettando che termini la cottura del lombo e andiamo a impostare per la cottura delle patate. Manca poco alla fine della cottura del lombo di vitello. Ho già preparato l'acqua con la soluzione salina, i ghiacci, tanto metto dentro un ghiaccio così si raffredda ancora di più. Cottura terminata, vado a immergere immediatamente il lombo e gli aggiungo altri ghiacci in modo da far calare la temperatura il prima possibile. Richiudo e vado a impostare per la cottura delle patate. Facciamo 85 gradi per 30 minuti e facciamo partire.
Arrivato anche a questa temperatura, immergiamo e facciamo cuocere le patate per mezz'ora. Finita la cottura delle patate, andiamo ad abbatterle immediatamente anche queste, poi le mettiamo in frigo, pronte per poterle andare a friggere. Giunti al giorno di finire la cotoletta di vitello, andiamo a vedere cosa ci serve. Il lombo di vitello lasciato un giorno in frigorifero a riposare. Poi per la pastella ci serviranno le uova, la farina, il latte e il sale, mentre per l'impanatura un po' di farina e il pane grattugiato raffermo. Le quantità di tutti gli ingredienti ve li lascio qua sotto in descrizione. Iniziamo con aprire il sacchetto sottovuoto. Scogliamo la carne e la mettiamo a tamponare nella carta assorbente e lasciamo qua da una parte. Poi prendiamo una ciotola, versiamo il latte, un po' di sale, non troppo perché nella cotoletta gli abbiamo già messo la marinatura di sale e zucchero, e la farina, e giriamo e cerchiamo di renderla più liscia possibile. Ecco, così. A questo punto gli andiamo a mettere le uova e giriamo ancora per amalgamare tutto assieme. Bene, una pastella è finita, liscia, la teniamo qua da una parte e andiamo a tagliare la carne. Teniamo anche qua da una parte la carta assorbente, prendiamo la carne e adesso andiamo a tagliare le nostre cotolette. Le tagliamo all'incirca di questo spessore. Cerchiamo di farle tutte regolari, dello stesso spessore. E adesso le andiamo a mettere qua nuovamente nella carta assorbente per finire di farli assorbire se ci fosse ancora del liquido in eccesso. Via il tagliere, ci prepariamo il piatto per mettere le cotolette impanate, la farina, la pastella e il pane grattugiato. Il pane grattugiato io non l'ho setacciato troppo perché mi piace che ci siano anche dei pezzi più grossi che diventano ancora più croccanti. Poi prendiamo le cotolette tagliate, le infariniamo un po', togliamo la farina in eccesso e le mettiamo giù nella pastella. Questa doppia farina che metto qua nelle cotolette serve per farle assorbire di più, per far assorbire se ci fosse rimasto un po' di liquido di cottura delle cotolette e quindi farle attaccare, aderire meglio alla pastella. Ma basta poca farina, non ne serve tantissima. Comunque anche questa, la quantità ve la metto nella descrizione di quanta farina ci vuole. Le immergiamo tutte bene nella pastella in modo che siano tutte belle coperte. Mi raccomando che non ci sia troppa farina attaccata alla carne, quindi sbattetele bene. Le cotolette sono tutte belle immerse e le andiamo a impanare. Tiriamo su una per volta, scogliamo bene la pastella in eccesso e le passiamo nel pane. Non schiacciamo troppo, non serve, a differenza delle cotolette normali che andrebbero schiacciate di più. Bene, e così sono fatti e li appoggiamo qua nel piatto e andiamo a fare anche tutte le altre. Per fare queste cotolette ho studiato la ricetta, ho guardato, provato
per parecchi giorni perché non raggiungevo il risultato ottimale che mi piaceva, ma vi posso garantire che con questa ricetta fatte in questo modo qua vengono croccanti e morbide, cotte al punto giusto, senza preoccuparsi di doverle bruciare col fritto o che rimangano crude. Magari più avanti, se lo volete, posso fare anche le vere cotolette alla milanese con l'osso. Scrivetemelo qua sotto nei commenti e vedo di fare delle prove e vedere se ci riesco a raggiungere lo stesso un risultato che mi soddisfa. Però penso che non sia così diverso da farle così risossate. Forse bisognerà aggiungere qualche mezz'oretta di più per la cottura, forse mezz'ora, 40 minuti in più per la cottura, perché abbiamo l'osso. Però fatemelo sapere, faccio delle prove e ve lo ripropongo nel canale. Per proporvi tutte queste ricette per me è un costo abbastanza importante, perché comunque prima di proporvele, di essere sicuro, faccio delle prove. E l'unico modo che potete per aiutarmi a continuare a proporvi le ricette, anche quelle che magari mi indicate e volete, è quello di mettere un bel like, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e condividere con le persone che ritenete che possono essere interessate a questo tipo di cucina. A me fareste un regalo veramente immenso e per voi è completamente gratuito. Ecco qua, anche l'ultima impanata, appoggiata con le altre, le mettiamo in frigo pronte per andare in frittura. È arrivato il momento di cenare, quindi apro il sacchetto, metto le patate in uno straccio per tirare via eventuale liquido in eccesso, gli diamo un'asciugata e le portiamo fuori a friggere. Iniziamo a friggere le patate, gli diamo la doppia frittura. La prima frittura gliela diamo a 160 gradi, poi le facciamo raffreddare un po', nel frattempo alziamo la friggitrice a 180 gradi, poi andiamo a cuocere le cotolette e poi infine gli diamo l'ultimo passaggio, le patate. Questo passaggio qua lo lasciamo per circa 1 minuto e mezzo. Le scogliamo e teniamo qua a togliere l'olio in eccesso. Mettiamo giù le altre, però prima di buttarle giù aspettiamo che ritorni a temperatura l'olio. Arrivato a temperatura, facciamo fare 1 minuto e mezzo anche queste. Nel frattempo vado a prendere le cotolette. Scogliamo anche queste, aumentiamo la temperatura a 180 e attendiamo per mettere giù le cotolette. Arrivata a temperatura, mettiamo giù le cotolette, 2 per volta per non far scendere troppo la temperatura, e appena diventa la panatura croccante le togliamo. Poi per farle finire di arrivare a temperatura di servizio, a temperatura ottimale per mangiarle, ho già preriscaldato il forno a 200 gradi, le andiamo a mettere dentro, così si finiscono di riscaldare e nel frattempo finiamo di cuocere le patate. Bene, è sufficiente questa doratura, le togliamo, le mettiamo nella teglia e friggiamo anche le altre. Sentiamo la croccantezza, la metto vicino al microfono per sentire. Molto buona. Adesso prima di ributtare giù le altre aspetto un attimo che ritorna sulla temperatura. Aspettando che si rialza la temperatura della friggitrice andiamo a mettere queste nel forno già preriscaldato a 200 gradi. Andiamo a finire le patate. Mettiamo circa la metà delle patate dentro e facciamo finire di friggere. Per finirle di friggere ci vorranno dei 2 ai 3 minuti.
Sicuramente non verranno come le patate surgelate, vengono leggermente più scure, perché nelle patate surgelate vengono trattate in modo che gli zuccheri sono eliminati, vengono eliminati il più possibile dalle patate surgelate, mentre queste patate qua gli zuccheri sono rimasti tutti dentro e quindi per questo motivo qua diventano un pochettino più scure. Però aspettiamo un attimo per farle croccanti. La cosa importante adesso è, quando li togliamo dalla friggitrice, di non mettergli immediatamente il sale, altrimenti si ammosciano subito. Il sale va messo proprio in ultimo, poco prima di impiattarle. Ok, fatte. Facciamo andare via un pochettino di olio e mettiamo anche queste nella teglia e via a friggere anche le altre. Andiamo a impiattare le nostre cotolette. Avevo già fatto i piatti con le varie salsine, maionese, ketchup. Questa è una salsa agrodolce e questa è la senape. È la volta delle patate. Mettiamo un po' di sale, gli diamo una mescolata così e poi le andiamo a mettere nei nostri cestini. Ed ecco pronte cotolette e patate fritte cotte a bassa temperatura. Andiamo all'assaggio. Un bel bicchierone di birra e assaggiamo questa cotoletta di vitello. Scrocchia, è buonissima, cotta al punto, morbidissima, tenera. E le patate? Anche le patate scrocchiano. Sicuramente un piatto super riuscito, da provare. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video.